Buongiorno amici del canale. Ciao. Ciao a tutti. Ah, questa voce mi piace. Sei pronto? Prontissimo, dai. Lui è Ezio ed è il proprietario di una casa che stiamo restylizzando. Non troppo vicina, perché tu arrivi da Genova, vero? Sì, E sì, quindi sì, dalla Liguria. diciamo infatti cosa un po' per la strada, perché comunque 2 orette ce le mettiamo. Però ti vedo Ne bello valeva la fresco. pena. Sei bello fresco. Sì, dai. Pronto per il restyling? Sì, sì, sì. Coloreremo questo comodino che in realtà è bello, è legno massello, però ha avuto qualche brutta vicissitudine. Ma noi abbiamo bisogno di metterlo in un punto speciale di casa tua, che tu ovviamente non sai qual è. E anche dal restyling non capirai nulla, quindi Perfetto. confortante. Benissimo. Però ti insegniamo alcune tecniche di restyling perché noi abbiamo piacere di renderti, diciamo, indipendente in futuro. Se vuoi farti qualcosa con le tue mani non avrai più, diciamo, l'ansia della partenza, va bene? Certo. Mi spiace se non vi guarderò sempre negli occhi, però tutto il resto del girato lo troverete anche poi nella nostra trasmissione TV che si chiama I Love Restyling, che sarà, vediamo se sono brava, il sabato mattina direttamente sul canale 56 di Discovery, Home and Garden TV, vero? Bene. E poi invece lo potete vedere in replica quando e quante volte volete gratuitamente sulla piattaforma di Discovery, quindi o sul cellulare o sul computer o comunque se la televisione va online, mettendo direttamente nella lente di ricerca il nome della nostra trasmissione, I Love Restyling, e la troverete subito. Però spesso si trova anche appena apri Discovery, vero? Lo trovi subito lì. Quindi, ora partiamo, vediamo le Dai, tue non vedo capacità. l'ora. Ok. Sono venuto qui per imparare, quindi è perfetto. Partiamo. Partiamo. Allora, tu questo piccolo comodino non l'hai mai visto perché non era in casa tua. In realtà io ho notato che in un punto della tua casa mancava un appoggino e te lo regalo, ok? Quindi siamo anche, diciamo, generosi. Bello, No, esatto. scherzi a parte. Vedrai che ti stupirà il fatto che sembri messo così male, invece poi sarà particolarmente piacevole perché è di un legno molto pregiato. Mm? Infatti noi oggi partiamo con questo tutorial sverniciando il piano superiore. Usiamo questo sverniciatore, pensa, senza guanti, senza nulla, che è una cosa molto strana solitamente, perché per togliere le vernici servono sempre degli sverniciatori abbastanza aggressivi. Invece lui pensa che è biodegradabile, non inquina e svernicia benissimo tutto. Vedi che non ha neanche un odore particolarmente forte, anzi. Quindi, ora io te lo spalmo su tutto il piano superiore, Sì. perché poi il resto lo coloriamo. Però voglio che tu veda quanto è facile, così se in futuro dovessi magari trovarti a rifare la stessa cosa, sei già capace. Ora Emma, noi aspettiamo una decina di minuti massimo, Sì. penso che bastino, e poi con Ezio lo sverniciamo, quindi ti facciamo anche vedere come fare per portare via tutto il colore, il mordente, quello che c'è sotto, che non è piacevole e che ci va comunque a scurire il legno. Noi lo vogliamo un pochettino più leggero, un po' più moderno e chiaro. Ti piace? Bellissimo. No, mi Vedi? piace un sacco questo prodotto qua. Vedi? Perché comunque noi è vero che coloriamo tanto, però amiamo anche riportare al respiro il vecchio legno comunque. Quando c'è del sì. legno bello bisogna farlo anche vedere. Infatti. E quindi spesso e volentieri io consiglio invece di colorare di sverniciare, perché non tutto si può colorare. Cioè, no, tutto si può colorare, ma non tutto si deve colorare. Allora, aspettiamo 10 minutini, ci andiamo a prendere un caffè, poi torniamo e sverniciamo. Ti va bene? Già. Direi di sì, dai. È passato veramente pochissimo tempo, guarda, un quarto d'ora. Ma questo perché? Perché non abbiamo molte vernici da togliere qua, c'è più che altro una finitura leggermente lucidina e lo notiamo dal punto di vista, vedi che c'è un po' di torbido, Sì. quindi togliamo la finitura un pochettino lucidina e poi il mordente con la lana d'acciaio e l'alcol, e te la farò vedere. Quando noti che fa un po' questo effetto, guarda, vedi, marroncino e colloso, vuol dire che comunque la sua finitura è stata già comunque sollevata. Se invece tu avevi diversi strati di colore da togliere, sicuramente avresti dovuto aspettare più tempo. Anche tu hai una spatolina, aiutami un pochettino. Vai, parti. Bravo. È importante non graffiare, quindi occhio a non andare con Così. gli angoli, devi andare Esatto. comunque incisivo, certo, però
non graffiare il legno perché non vogliamo deturparlo, ok? E soprattutto la cosa importante è che tu lo fai nel senso della venatura del legno, non devi andare per esempio così, sempre seguendo la venatura del legno. Io in questo secchio ti ho messo solo un goccino di ammoniaca profumata. Però questo straccio deve essere strizzatissimo perché in questo momento non dobbiamo far subire nessun trauma al legno, è importante. Quindi togliamo solo l'eccesso di sverniciatore che c'è ancora sulla superficie, che abbiamo già detto che è naturale, biodegradabile, tutto quello che deve essere. I guantini ce li siamo messi solo per non sporcarci, perché siamo un po' così oggi, un po' pulitini. Ok. Ora passiamo alla cosa importante, perché tu mi dici, ma io lo vedo ancora marrone, perché? Sì, è vero, mi Perché? leggi nel pensiero Certo. ormai, Certo che ti leggo nel pensiero, perché io so che cosa piace a te. Quindi cosa facciamo? Noi ora dobbiamo far venire fuori questa bella vena del legno che c'è, togliendo via il tingente, che è il mordente, ovvero quello che usavano negli anni passati, ma veramente lo usano in tanti ancora oggi, per tingere il legno. Quando il legno è un po' troppo chiaro, loro lo tingono utilizzando questo mordente. E come si toglie il mordente? Con l'alcol, semplicissimo, e una matassina di lana. Vedi che lana d'acciaio, vedi che me l'ha già data. Si mette un po' di alcol così, non succede nulla perché l'alcol ovviamente evapora e con la matassina si deve fare questo passaggio. Ovviamente sempre senza andare contro vena. Vedrai che, noti, Guarda lì. visto il Sì. colore? Perché probabilmente questo è un mordente che all'epoca è stato dato dissolto nell'alcol, proprio in un qualcosa che l'ha aiutato a dissolvere. Quindi ora noi toglieremo tutto quello che viene via, tutto il tingente che viene via e troveremo un legno molto più chiaro e molto più piacevole. Niente, anche tu. Qua puoi andare anche in questo senso, ok? Ma quando Sì. arrivi qua devi andare sempre in questo senso. Noi se non avessimo passato prima lo sverniciatore non avremmo tolto la finitura e quindi non saremmo riusciti a togliere poi il tingente, ovvero il colore. Ok? Guarda qua. Purtroppo a volte il ripristino è un po' più lungo, solo perché le tecniche del passato bisogna comunque alleggerirle pian pianino, va bene? Allora, mi raccomando, seguendo la vena del legno. Vai. Dai, va bene. Allora Emma, tu ci chiami poi anche l'acqua se Sì. dovesse essere troppo torbida e noi ci lavoriamo insieme. Sei più comodo di qua forse? Forse sì. Bravo, perché ovviamente tu sei mancino, io no, così non ci scontriamo. Esatto. Mai visto che legno che è uscito fuori? Incredibile. L'avresti detto? Ma poi bello da toccare, proprio... Bravo, sono contenta Bello. che hai detto questa cosa. Io in realtà te l'ho fatto sverniciare e non carteggiare per questo motivo, perché avremmo perso completamente tutta la parte dell'avena che in realtà è molto ruvida, molto materica, perché è vecchia. Quindi una regola fondamentale è sempre capire se è il caso di portare il legno fuori. Tu dici, come faccio a riconoscere un legno vecchio, antico, che è legno, da magari un trusciolato, un legno non nobile? Guardalo sempre dietro. Tu guardi il mobile da dietro, lo guardi nel bordino che c'è dietro e se tu vedi un pezzo unico di legno vuol dire che ne vale la pena, ok? Ok. Questa cosa la insegno sempre, infatti io non faccio mai colorare il retro dei mobili, per questo motivo, perché uno, se è legno nobile non capisci che legno è se è colorato e due, perché appunto secondo me il legno deve sempre essere un tratto distintivo, quindi il retro io non lo coloro praticamente mai. Ora, il primo step è stato fatto, questo legno superiore e il cassetto che abbiamo sverniciato io e te dopo perché ci siamo decisi a fare così, non li dobbiamo colorare, non li dobbiamo sporcare, perché ora andiamo a colorare la struttura. Ma io ti voglio proporre una cosa un po' simpatica. Il dentro, l'interno, lo facciamo diverso dal fuori. Perché? Perché è bello abbinare anche tonalità differenti, molto forti, accostamenti differenti e forti, per far rispecchiare la propria personalità, per dare un colpo di colore alla casa. E ti insegno un trucchettino. Portalo sempre con te. Sempre no, però quando ti vesti, quando vuoi fare un abbinamento di carattere alla casa, un tessuto in più, una coperta, ricordati sempre che ci sono i colori complementari. Cosa vuol dire? Che se noi oggi siamo su un verde scuro, che te l'ho messo qua e fra un po' te lo farò utilizzare per il tuo comodino, all'interno giochiamo con un colore a contrasto. Vediamo un po'. Se noi siamo Quindi? qua, possiamo andare qua, o Ok. possiamo andare qua, o qua.
E io mi sono permessa già di tirarti fuori 2 tonalità che secondo me sono È bellissime. bellissimo questo Hai visto? sistema. perché Tu puoi così usarlo anche la mattina per... quando uno si veste. Bravo, Fantastico. perfetto. Quindi in realtà la colorimetria non è solamente per l'arredo, è per tutto, anche per i toni della pelle. Quindi, quale vuoi tra i 2 colori per l'interno? Guarda, vedo meglio questo. Quello più chiaro, più Sì, leggero. quello un po' più chiaro. Si chiama che non- Beautiful. È bellissimo. Vedi perché Beautiful in questo caso Ci è sta. perfetto per l'interno. Partiamo? Mettiamo Dai. su il comodino qua, così lavoriamo comodi, Perfetto. tanto è leggerissimo. Vai, sì. Ok, togliamo via il cassetto così non lo sporchiamo. E io in realtà di solito non vado mai a mettere il nastro carta perché faccio sempre molta attenzione. Quindi se tu fai attenzione non lo mettiamo il nastro carta, se no lo mettiamo a proteggere. Vero che fai attenzione? Dai, Fai mi attenzione. concentro. Ti insegno come stendere il colore all'interno, Sì. così sei poi libero di andare avanti con la procedura. Io mi metto qua, carico il pennello, ricordati sempre che se un pennello è bello pieno, bello tozzo, deve avere un serbatoio che trattenga molta pittura, quindi guarda, io questa volta lo uso in modo diverso. Carico il pennello, scarico i lati e ne tengo un po' di più al centro. Ok. Mi raccomando, usamelo da qui, Sì. se no fai fatica perché il legno beve. E poi si va qua. Guarda quanto copre con una mano. Veramente. Capito? È incredibile. Quindi se lo dai bene, senza difettini, noi con una mano ci togliamo il pensiero di fare tutto l'interno del mobile e ci divertiamo poi a decorare, ok? Quindi guarda, stendimi bene il colore su tutto l'interno, tutto quello che si vede, tutto, perché non c'è la lantina questo mobiletto, è aperto. Ci mettiamo poi 2 libricini, qualche cosa che ti serve in quell'ambiente, che tu non sai ancora qual è. Qui è tutta una sorpresa. È tutta una sorpresa, ok? Guarda, da-da! Se vogliamo anche velocizzarci, quando hai finito di fare l'interno, ci sì. metti un bel phon, così facciamo prima. A te. Ok. Io e Emma ti coloriamo il fuori con il nostro verde foresta, che è un verde molto forte, molto potente. Così c'è un bel contrasto. Dai, va bene. Vai pure. Ti piace questo trio di abbinamenti? Mi piace. Questo legno meraviglioso che è un velluto, Sì. il verde e il nostro Beautiful, che poi alla fin fine è un cipria. Sì. Questo qua è il colore preferito di Emma, lei lo metterebbe anche sul pane. Ah dai, vedi. Allora ci intendiamo, perché Sì. effettivamente... Questo qua è un transfer che noi mettiamo dentro per decorare il fondo, perché non hai più lantina e noi vogliamo che comunque sia una cosa, oltre che bellina, anche utile. Quindi bellina ci pensiamo noi, utile poi vediamo come renderla perfetta per te. Questi colori quindi, seguendo il nostro ragionamento fino adesso, si abbinano con il verde? Beh, direi proprio Ci di sono sì. molti arancio, Sì. ci sono colori caldi, tenui e qui andremo a comporre sul fondo un bel disegno e qua la più brava è Emma, quindi in realtà lei ci aiuterà a creare il nostro bouquet perfetto. Vedi che ci sono diversi complementi che aiuteranno a creare proprio il disegno come noi lo vogliamo, quindi in realtà noi abbiamo solamente da scegliere, ritagliare, creare sul fondo, noi ingrattiamo, noi facciamo il boccia, come si dice qua in Piemonte, Ok. e lei invece Noi seguiamo, sceglie, lei fa la certo. maestra. Allora, ci mettiamo il comodino bello coricato, così facciamo il nostro disegno e vediamo come renderlo perfetto partendo dal fondo. Siamo stati velocissimi, 1 ora e mezza fatto. Cera, Bello. cera Vai. protettiva. La cera ci protegge sia il colore che il legno bellissimo che siamo riusciti a portare fuori. Guarda qua, che cos'è? Ne valeva la pena. Ora ragazzi, mi raccomando, bisogna prendere un po' di cera come fa Emma, scarichi poco a poco i bordi
e vai con la Lo passiamo stesura. su tutto. Su tutto. L'importante è che quando vai sul colore, oltre che schiacciare, fai anche proprio il contrario, nel senso che devi andare in profondità. E vedrai che ti Lo faccio viene... nei due sensi. Sì, l'importante è che l'ultima passata me la dai seguendo il legno. Ok. Vai. Questo legno è una goduria, E infatti lo sto facendo io sul legno. È troppo bello. Allora ragazzi, le mettiamo sulle sue gambine e io direi che bisogna guardare prima com'è nella sua totalità e mi piace tantissimo. Ora si può passare anche la cera dentro, te ne occupi tu? Va Mi bene, raccomando, sì. devi essere un po' più sostanzioso perché deve essere protetta bene, non devono esserci assolutamente neanche un centimetro senza cera, perché poi dentro verrà anche usato, ok? Ok. Ma dimmi un po' però, ti piacciono questi motivi floreali? Le Molto, vacche? molto. Sì. Bisogna che piaccia a tutti, non solo a te. Mi No, raccomando, piacerà anche a lei? E anche a lei. Dai. Secondo me, sì, troverà il suo gusto. Questo era il tuo lato? Sì, Ok, allora vado a vedere il lato di Ezio di prima e tu vai pure con la cera dentro. Sistema un po' qualche magagna qui. Dai. Sei stato bravissimo Ezio! Mi Sono stupisco di contenta. me stesso. Allora, in realtà abbiamo fatto delle cose molto semplici. Ho portato legno grezzo, tutta la parte più bella che c'era superiore, colorato per identificare anche nella struttura della casa il mobile. L'interno mi piace tantissimo perché dà molta creatività e forza in realtà questa tonalità. E i fiori ci stanno. Poi comunque il fiore è neutrale, piace sempre a tutti. Allora, in realtà io non ho voluto farti mettere nulla sul piano sottostante perché tanto ci metteremo delle cose utili per quel punto della casa, ok? Qualche libro sicuramente, dai. Sì, perché tu sei uno che legge, vero? Ogni tanto. Allora, adesso noi te lo impacchettiamo per bene perché non vogliamo che si ammacchi, che si rovini e te lo portiamo nella tua casa. Dai. E nel frattempo ci prendiamo come pezzo di focaccia, Sì, vero Emma? assolutamente. Perché abbiamo fame di focaccia noi. Per forza, assolutamente. Quindi ci vediamo quando ti daremo tutta la tua bellissima casa, va bene? Dai, non vedo l'ora. Buona giornata! Grazie. ciao, Ciao ciao! Anche questo è restyling. è finito. E vai. Sei stato molto bravo, ti è piaciuto? Molto, molto. Guarda che ha preso tutte le linee base per fare un restyling da solo. Ha imparato a sverniciare, a colorare, a fare il bicolore che non è banale perché hai anche imparato ad abbinare le tonalità fra di loro e hai anche imparato a decorare con un redesign che in realtà è una cosa non semplice perché abbiamo dovuto ritagliare e abbinare con criterio, sovrapposizioni. Quindi hai fatto test su un mobile piccolo ma poi sei pronto per farlo su mobili più grandi. È stato molto interessante, devo dire, molto rilassante. Va bene. Senti una cosa, non ti ho fatto decorare la parte interna del comodino perché ovviamente io ho messo qua i pennelli per farvi capire, è inutile che decorate a volte il piano se poi ci mettete il televisore o ci mettete delle cose di utilità. Mettetelo piuttosto in una prospettiva che subito non vi sembra affascinante, ma che poi in realtà rimanga anche dopo che avete messo quello che vi serve dentro i mobili. Perché spesso noto che mettete dei redesign o comunque delle decorazioni sui piani dei mobili, perché è facile, certo, però poi non si vede più, vero? Allora, noi salutiamo i nostri amici da casa che ci hanno Sì. seguito per tutto il tutorial e vi ricordiamo dove vedere questo bellissimo tutorial inserito in una casa meravigliosa che è la casa di Ezio. Ezio. E sarà a Genova, quindi mi raccomando guardate bene tutto anche perché lui non sa ancora dove andrà a finire questo comodino. Vedrete la puntata completa su HGTV, canale 56, il, sabato mattina. oppure Piattaforma Discovery Plus, sempre, ovunque, dovunque. gratis. Gratis. Mettendo- Cercando nella lentina il love restyling. Poi se ci arrivano altre domande di cosa fare, ricordiamoci di mettere questo video così hanno tutti Certo. i dati. Mi raccomando, per i prodotti sapete dove cercarli, dove trovarli. Sul sito www.magicpaint.it trovate il vostro rivenditore divisi per regione. Oppure sull'unico sito italiano che rivende Magic Paint, www.easyron.com. Mi raccomando, ricordatevi una cosa, questo non è un video lungo, ma a volte ci sono i video lunghi, c'è la capitolazione. Avete tutti i passaggi al secondo, basta che ci clicchi e vai al passaggio che vuoi, così non perdi tempo. Questo è stato un video corto, siamo stati bravi. Sì, bravi e dai. concisi, ma molti video sono anche di un'ora, sai? Video di un'ora.
Forse perché sono stato bravo. Sei stato anche, molto dai. bravo. Adesso vi saluto e mi raccomando, ricordatevi una cosa, Magic Paint non la trovate mai su Amazon. Ciao! Ciao.